Allora, in questo talk chiaramente parleremo da come si evince dal titolo di come sviluppare una macchina per giocare a retro games utilizzando JavaScript e Kubernetes. Retro games sono giochi vecchi, nel nostro scenario parleremo di giochi per PC. Però prima di entrare nei meandri della tecnologia è bene fare un salto nel passato, vedere un po', conoscere i personaggi e le tecnologie che poi hanno modellato le tecnologie che utilizziamo oggi e come le usiamo. Allora, il simpatico vecchietto che vedete qui in foto è Joseph Cates, che purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa. Joseph è stato un pluridecorato scienziato ed ingegnere canadese, era anche presidente del Consiglio della Scienza del Canada. Nel 2011 venne nominato come membro dell'Ordine del Canada, che è la più importante onorificenza civile del paese, per i suoi meriti chiaramente nel campo della scienza, nel progresso tecnologico che ha portato poi al Canada. Ma la storia di Joseph Cates è stupefacente. Il suo nome di battesimo in realtà è Joseph Katz. Lui nacque in Austria nel 21 da una famiglia ebrea. Fu costretto alla fuga nel 38 dopo l'invasione nazista del paese. Lui racconta che fuggì di notte insieme ad un amico, trascorse la prima notte a Venezia e non sapendo dove ripararsi dormirono dentro una gondola. Il giorno dopo le strade di Joseph e l'amico si separarono. Lui aveva una destinazione precisa, voleva andare in Inghilterra, quindi da Venezia passò a Milano, poi Zurigo, Londra ed infine arrivò a Leeds nello Yorkshire. In Inghilterra Cates trovò lavoro come apprendista in un laboratorio di ottica. Però allo scoppio della seconda guerra mondiale Churchill decise di estradare tutti gli immigrati austriaci e tedeschi per evitare che ci fossero entrate delle spie o ci fossero dei sovversivi nazisti. E quindi vennero tutti mandati in Canada in un campo di lavoro praticamente. Lui in Canada, fortunatamente, tra mille difficoltà, riuscì a proseguire gli studi in fisica e matematica, si diplomò, si laureò, ottenne un PhD, alla fine riuscì ad uscire da questo campo di lavoro alla fine della guerra. Grazie alle esperienze che aveva fatto in Inghilterra, andò a lavorare all'Imperial Optical di Toronto, che in quel momento fabbricava dispositivi di precisione ad uso bellico. In quel momento, in questa fase, conobbe poi un'azienda, iniziò a collaborare, che era la Rogers Majestic, con cui fece delle cose fantastiche negli anni successivi. Tra le sue grandi invenzioni sicuramente c'è quella del primo computer, del primo sistema computerizzato per la gestione semaforica di una città, e la città era Toronto. Nel 2014, all'età di 93 anni, in un video su YouTube che è linkato su Proposed, lui propose un miglioramento al subway system della città. Se vedete quel video è incredibile. Lui spiega come poter efficientare gran parte delle linee andando a riutilizzare delle vecchie stazioni sotterranee che aveva scoperto esistessero e non più usate. Ma la più grande invenzione che vogliamo ricordare oggi, tra le sue grandi invenzioni, era sicuramente la prima macchina da gioco, che era Bertie the Brain. Qui vediamo, in questa immagine, vediamo sulla destra questa macchina da gioco, sulla sinistra un comico, un attore. Siamo nel 1950, siamo all'Expo di Toronto, nel reparto ingegneria. Questo comico erano giorni che tentava di battere la macchina era praticamente imbattibile. Si narra che Joseph, per evitare che questo comico ogni volta che perdeva prendeva a calci la macchina, regolò la macchina in modo più semplice, così permise a questa persona di vincere. Come vedete sulla destra c'è Human Brain Win.
Questa macchina era alta 4 metri e permetteva alle persone di giocare al gioco del tris contro un'intelligenza artificiale. Era una cosa che non si era mai vista all'epoca. C'è un po' di dibattito sul fatto che sia o no un videogioco, perché come vedete questa macchina è composta praticamente da pulsanti, da metallo e da lampadine. Quello che c'è davanti dove si vedono le X del gioco del tris in realtà non è uno schermo a tubo catodico, chiaramente, ma erano semplicemente delle lampadine, così come lo scorso a destra. Questa macchina venne creata per presentare una tecnologia su cui Joseph e la Rogers Majestic lavoravano da un po', che era un nuovo tipo di valvola, che era la valvola Additron. Questa valvola termodinamica permetteva praticamente i computer all'epoca erano fatti di valvole, ancora non c'era il transistor, e questa valvola permetteva praticamente di creare computer 10 volte più piccoli. E pensavano che un modo interessante per raccontare di questa valvola era quello di creare un gioco, un videogioco praticamente. Una cosa interessante di questa macchina è che, come ho detto prima, permetteva poi di regolare la difficoltà del gioco mentre la macchina era accesa. Infatti, quando poi si racconta che Joseph spendeva un sacco di tempo vicino alla macchina per modificare la sua complessità in base al giocatore, se erano bambini, se era quel comico, se erano adulti. Purtroppo la macchina al termine dell'evento, dell'Expo, la macchina venne disassemblata e praticamente dimenticata fino a qualche anno fa. Questo anche perché la sua invenzione, l'Additron, che sarebbe potuta essere una rivoluzione nell'ambito poi dei computer dell'epoca, il transistor è stato inventato poi 6 o 7 anni dopo. Purtroppo per problemi di brevetti, lungaggini di brevetti in Canada e negli Stati Uniti, praticamente la valvola non entrò mai in produzione. L'Additron venne utilizzata solo per creare questa macchina. Quando finalmente ottennero il brevetto negli Stati Uniti c'era già il transistor. Qui vediamo, dopo la macchina di Joseph, vennero create altre macchine anche in Europa, nel mondo. Una delle più importanti era la macchina Nimrod, costruita nel Regno Unito dalla società Ferranti, sempre per un festival di scienza e tecnologia. Siamo nel 51, anche questa macchina non era dotata di uno schermo, ma erano solo pannelli con lampadine, permetteva di giocare a un gioco che è il NIM, che è un gioco molto semplice, ma racchiude poi un calcolo binario molto interessante che la macchina riusciva ad elaborare con tempi abbastanza lunghi. Era una delle critiche che venne fatta alla macchina, però le macchine prodotte dalla Ferranti divennero a quell'epoca degli standard, ma utilizzavano ancora tecnologie standard, nessuna valvola Additron come quella di Joseph. Nel 1952 venne creata una nuova macchina negli Stati Uniti per giocare a questo gioco, sempre il TRIS, dalla EDSAC. L'EDSAC computer è stato il primo computer capace di avere una memoria in lettura e scrittura, e fu anche il primo computer a utilizzare la tecnologia del tubo catodico. Questa qui, a differenza delle altre, aveva proprio un display a tubo catodico che permetteva di visualizzare il gioco e di interagire poi appunto con il gioco con cui si stava giocando. Qui facciamo un salto negli anni 70. Nel 71 venne creato il primo gioco coin-op, il Galaxy Game. Fu un successo da un punto di vista tecnologico perché riuscì a combinare i computer non progettati per il gioco, assemblati in modo tale da poter poi portarlo fuori dai laboratori e renderlo uno strumento di videogaming, ma il costo era esorbitante e quindi ne vennero prodotti pochissimi, poi l'azienda fallì, ma il gruppo di persone che c'era dietro nel 72 presentò un altro gioco che era Pong. Pong era il primo arcade, il pensiero che c'era dietro era i computer standard costano troppo, quindi proviamo a creare una tecnologia da zero utilizzando componenti già di mercato, così che possiamo ridurre i costi e creare una macchina da portare sul mercato. Il progetto ebbe un successo incredibile.
Gli arcade come lo vediamo lì sono gli stessi arcade probabilmente nella forma, nell'idea, nel concetto che ancora ci sono oggi. Un altro punto fondamentale della storia nel 72, quando venne creato il Magnavox Odyssey, che era la prima console basata poi sulle tecnologie dell'arcade di Pong, ma che si poteva collegare ad una TV. Quindi in quel caso, acquistando quella console in casa, potevi portarti la stessa esperienza che avevi andando in una sala da gioco che aveva Pong. Qui saltiamo agli anni '80. Qui vediamo in tutta la sua magnificenza il primo personal computer IBM compatibile. In realtà è il primo personal computer della IBM, poi vennero fuori computer IBM compatibili grazie a questo PC. Il 5151, questa era la sua sigla, è stato il primo computer della IBM a utilizzare una CPU Intel x86. La CPU era la Intel 8088 di ben 5 MHz con 16K di RAM. Erano queste le caratteristiche tecniche. Probabilmente oggi una tastiera ha più memoria e CPU di quanto aveva il computer di quell'epoca. Venne rilasciato il 12 agosto dell'81, 39 anni fa. Era capace di far girare più sistemi operativi. Tra l'altro tra questi sistemi operativi c'era un sistema operativo interessante che era l'IBM PC DOS, sviluppato da questa aziendina che era la Microsoft. Venne costruito in solo 12 mesi, era un progetto sperimentale, fu una fusione di competenze tra designer, ingegneri, persone appassionate di computer che diedero la forma a quella che poi è stato l'elemento vincente di questa tecnologia, che era un'architettura aperta, ed è per questo che poi sono nate macchine chiamate IBM PC compatibili, proprio perché non c'era nessun brevetto di IBM all'interno di quella macchina. In realtà loro ci provarono a brevettare la macchina, ma siccome utilizzarono tutti i componenti off the shelf dal mercato, non riuscirono a brevettare nulla praticamente. Fu poi l'arma vincente. E infatti, come dicevo, siccome nessuno dei componenti erano disegnati da IBM, ma erano semplicemente assemblati, non riuscirono a fare nessun brevetto per il PC. 10 anni dopo, nel 91, il PC divenne praticamente lo standard per lo sviluppo e il consumo dei giochi casalinghi, dei computer game. Erano già all'82%, quindi in 10 anni avevano praticamente monopolizzato il mercato. L'Origetti M24 venne rilasciato 2 anni fa, secondo me vale la pena citarlo, uno perché era un'azienda italiana, ma soprattutto perché era uno dei progetti più innovativi italiani, europei. Grazie a questo computer IBM PC compatibile, che a differenza del 5151 di IBM utilizzava un'altra CPU di Intel che era la 8086, molto più potente, il doppio dei megahertz, 10 MHz e molta più RAM. Fu nell'86 la macchina più venduta. Olivetti divenne, grazie a questo PC, il terzo più grande produttore di PC. Purtroppo sappiamo com'è andata la storia, ma queste qui sono proprio quelle pietre miliari della tecnologia che è bene ricordare. Questi PC ci hanno portato poi ai PC che vediamo oggi da gaming, che sono delle macchine ultra potenti. Il gaming non è più solo passare del tempo, è diventata praticamente anche una professione su più livelli, dai setup ai giochi, alle squadre. Si è creato poi un ecosistema dietro che si regge non solo nello sviluppo dei giochi, ma anche nel consumo dei giochi, nel consumo delle periferiche. Se vedete, alla fine abbiamo aggiunto dei LED, le tecnologie sono incredibilmente più avanzate, però il concetto, la forma, il modo con cui era stato concepito non è cambiato tanto. È stata proprio quella pietra miliare che ha cambiato tutto, e secondo me è bene ricordarsi il fatto, quali sono stati gli elementi che lo hanno reso un successo, e il fatto che era un'architettura aperta e che fortunatamente IBM non riuscì a brevettare nulla, probabilmente non si sarebbe evoluto come si è evoluto adesso.
Bene, dopo questa carrellata di storia, ipotizziamo adesso un case study. Quindi la Additron Games ci ha contattato qualche giorno fa presentandoci la loro azienda. Loro hanno sviluppato un nuovo rivoluzionario game engine che è capace di giocare i retro games 10 volte meglio di come è possibile fare adesso. E ci dicono che i nostri utenti possono giocare usando un web browser standard, raggiungendo, superando limiti audio-video di performance oggi non possibili. Cosa hanno bisogno di fare? Il loro business ci dice che siccome la piattaforma ha aumentato tantissimo la sua popolarità, hanno bisogno di scalare a un global footprint, vogliono essere presenti in tutti i mercati, ma chiaramente vogliono anche mantenere i costi sotto controllo, che è un elemento fondante della loro proposta. Comunque vogliono scalare, ma mantenere il controllo sia della tecnologia che del pricing. Quindi poi hanno anche bisogno di devono lanciare un nuovo prodotto sul mercato, che è praticamente una console entry level con dei giochi già preinstallati, che deve funzionare offline perché magari può essere regalata e utilizzata in un posto dove non c'è internet, deve essere capace di fare self-healing, quindi di autoripararsi il più possibile, e deve costare poco, quindi devono essere device low-end che costino poco, sia a loro che li producono, sia all'utente finale. Poi parliamo con il loro reparto tecnico e a questo punto ci danno un po' di dettagli sulla loro piattaforma. Quindi dicono: la nostra piattaforma è basata su Linux, ha un sacco di pezzi in movimento da orchestrare perché è composto da da molte dipendenze. Noi perdiamo un sacco di tempo a fare il provisioning di queste macchine quando dobbiamo portarle su public e private cloud, perché possiamo installarle sia sui vendor cloud pubblici, ma ci sono diversi utenti, oppure anche edge, installazioni di cloud edge, quindi non in public cloud, su cui installiamo le stanze. Perdiamo un sacco di tempo perché abbiamo tutto fatto con degli script custom. E poi abbiamo anche delle API che ci permettono di gestire la piattaforma, ma sono praticamente legacy perché i dev che l'hanno sviluppata hanno lasciato l'azienda e poi sono super complicate da mantenere. Vorremmo utilizzare una tecnologia un po' più moderna, perché per noi le API sono fondamentali. Noi abbiamo bisogno di avere la telemetria, abbiamo bisogno di gestire le piattaforme, vogliamo fare il deployment di nuovi giochi utilizzando solo dei REST API su cui montare poi la business logic. Poi infine, tra l'altro, il nostro team non ha assolutamente nessuna esperienza sull'installare piattaforme su device system on a chip, potrebbero essere tipo i Raspberry, che è una delle richieste del business. Questo è un diagramma che il loro team tecnico ci ha dato. Come vedete, come vediamo, praticamente il sistema è composto da due engine, che è quello di gioco e quello audio. Entrambi condividono lo stack del kernel, il Linux kernel, e poi hanno tutto un set di dipendenze per il game engine e per l'audio engine, che è molto più complicato perché hanno un audio pipeline composta da 5 software che permettono di fare real time streaming. Entrambi espongono poi un WebSocket server e poi chiaramente la destinazione finale è un accesso via browser, quindi la web player console che permette agli utenti di giocare a questi giochi. Dunque, al netto di tutte queste richieste, proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che ci hanno detto. Quindi hanno bisogno di un sistema che permetta di fare provisioning automatico della piattaforma dei giochi, che sia API first, che funzioni offline, che permetta di fare autoscaling e sia anche self-healing, che funzioni su device di basso costo, device system on a chip, e poi che possa essere installate su public, private e anche edge cloud. Quindi proviamo a fare un po' di simulazione, andiamo alla lavagna, cerchiamo di capire, ipotizzando di dover creare un sistema custom per installare tutte le loro dipendenze e vedere di tutti questi technical requirement quali di essi praticamente riusciamo a ottenere gratis facendo queste iterazioni. Quindi ipotizziamo di volerlo installare su una virtual machine custom.
Sicuramente non avremo il provisioning automatico, non avremo l'API REST gratis, funzionerà offline, configurato in un certo modo, quindi sì. Non ci sarà l'autoscaling, non ci sarà il self-healing, e poi public, private edge è arancione perché dipende dagli scenari, potrebbe essere possibile, come no. Quindi facciamo il secondo scenario, quindi prendiamo queste virtual machine e ci mettiamo Docker, vediamo la situazione migliora leggermente perché abbiamo il provisioning automatico magari del sistema ma non dei giochi, dobbiamo svilupparlo. Continuiamo a non avere l'API REST, funziona offline come funziona prima, non abbiamo l'autoscaling né il self-healing, in parte lo avremo, ma comunque molto limitato. Public private edge, idem, cioè non c'è modo di portare un Docker container su un'infrastruttura senza comunque dover installare dei pezzi a mano. Ovviamente tutto questo con Kubernetes è verde, ovviamente. Abbiamo il provisioning automatico, abbiamo le API REST, funzionano offline una volta che il sistema è configurato e i dati sono persistiti, lo possiamo staccare da internet e il sistema continua ad andare. Ha le primitive per fare autoscaling, le primitive per fare self-healing, quindi accorgersi che qualcosa è rotto e cercare di ripararlo in modo autonomo, il più autonomo possibile. Ed è progettato per funzionare sia in public che in private che in edge cloud. Quindi iniziamo a decomporre il loro sistema. Quindi la prima cosa che facciamo, vogliamo sviluppare un POC, quindi facciamo i Docker container del loro game audio engine. Quindi sviluppiamo questa parte, gli facciamo il Docker file, l'abbiamo dockerizzato. Quindi a questo punto ci siamo tolti il problema di dover gestire n mila dipendenze da portarsi dietro, perché sappiamo che quel container, una volta creato, lo possiamo deployare dove vogliamo. Su questo montiamo poi Kubernetes, che ci dà la possibilità di orchestrare container, ci dà la gestione della network, ci dà il catalog che è segnato, la possibilità poi di gestire anche la persistenza dei giochi, che sono appunto l'elemento fondante. Ricordiamoci, loro vogliono fare questi device con i giochi dentro, già preconfigurati, devono essere persistiti, backuppati e in caso di recuperati se qualcosa si spacca. Quindi cosa usiamo di Kubernetes praticamente? Quindi andiamo a utilizzare come primo punto la sua parte di orchestrazione dei containers, che è la cosa di base di Kubernetes, più le sue primitive di networking che ci permettono poi di giocare via web browser ai giochi. Poi andiamo a utilizzare le CRD. Le CRD sono le Custom Resources Definition, sono una funzionalità che permette praticamente di aggiungere oggetti custom al cluster Kubernetes e poi utilizzarli esattamente come utilizziamo le stesse primitive di Kubernetes, del deployment, del networking, eccetera. Questa è una funzionalità molto potente perché ci permette di avere un modo streamline di comunicare, di gestire la nostra applicazione, l'infrastruttura e i servizi. Poi andiamo a utilizzare anche come API la config map, perché ci serve un modo per salvare i giochi, non vogliamo dipendere da altro, vogliamo utilizzare solo le primitive di Kubernetes, quindi sappiamo che esiste l'API config map. Questo oggetto permette praticamente di salvare su cluster dati in formato key value, dove il value può essere sia una stringa che un dato binario, che ha però il limite di una dimensione massima di 1 megabyte. Quindi vediamo un po' come lavorare su questo limite, perché chiaramente i retro games è vero che erano su floppy, il floppy era 1.44, quindi ipotizzando di avere un gioco che occupi tutto lo spazio di quel floppy 3.5 avremmo già superato il limite del mega. Ma c'erano giochi fatti da 5, 10, 20 dischetti, quindi dobbiamo comunque lavorare su questo aspetto, però utilizzeremo config map. Ed infine, proprio per la parte infrastrutturale di Kubernetes, utilizzeremo K3S. K3S è un progetto di Rancher, che è praticamente una versione totalmente compatibile con il Kubernetes Upstream, ma da cui sono praticamente rimosse tutte le dipendenze non necessarie, occupa la metà della memoria quando viene deployato, e poi la cosa veramente figa è che è praticamente un unico binario
da eseguire, che è meno di 100 megabyte, quindi può girare ovunque, può girare in cloud, può girare su Raspberry, può girare su un orologio, avendo poi però proprio un Kubernetes cluster su cui poter operare. Quindi, per ricapitolare, quello che ci aspettiamo è di creare una nostra CRD che si presenta in questo modo. La CRD in questo caso specifica chiaramente la sua API version, che è Retro Spark Fabric V1, la tipologia dell'API diciamo che è un gioco, e poi gli diamo le spec, che sono proprio le configurazioni che la nostra CRD si aspetta. Si aspetta che ci sia un nome di questo gioco, in questo caso è Another World, che il gioco sia presente da qualche parte, quindi questo zip da scaricare in modo da fare provisioning se il gioco non c'è. Questa è una cosa da fare online prima, quando si fa il setup dei device, ad esempio. Quindi diciamo il gioco, lo zip si trova lì, quando parti occupati di scaricarlo e fare tutto quello che serve. E poi ci sono due altre variabili di configurazione, sono la directory, dove il gioco si troverà una volta scompattato, che serve al game engine, e poi qual è l'eseguibile da avviare, che in questo caso è beppe.exe. Exe era il modo con cui nel DOS si dichiaravano gli eseguibili. Applicheremo questo manifest a Kubernetes, a cui attaccheremo il nostro Node Game Controller. Questo Game Controller si occuperà praticamente di ricevere questa CRD da Kubernetes, fare tutto quello che deve fare, quindi scaricare il gioco, e poi riutilizzare Kubernetes per creare gli elementi che ci servono per giocare. Quindi scaricare il gioco e farà lo split del file in n config map. Se il gioco occuperà più di 1 megabyte, creerà il deployment, creerà i service, ci darà la possibilità poi di capire lato utente, ma anche lato REST API, lo stato del gioco in quel momento. Quindi questo è il pacchettone finale, che ci permetterà poi di creare un sistema che, una volta impacchettato, potrà girare su public, su private o su edge cloud, quindi anche sui device low end. Quindi siamo alla demo time, devo stoppare la condivisione e condividere lo schermo. Nel frattempo, se volete farmi delle domande. Ok, quindi demo time. Vediamo un po' come è implementata l'architettura di tutto quello che abbiamo raccontato. Quindi partiamo dal game engine. Come abbiamo detto, la prima cosa che abbiamo fatto per il POC è prendere il loro game engine e creare un Dockerfile. Questo Dockerfile è abbastanza standard, ci permette di definire tutte le dipendenze dell'applicativo, configurare la parte audio, e poi avviare i vari servizi, perché questo qui nel caso del POC è un container multiservizio. In realtà, quando andremo in produzione, splitteremo tutti i servizi in container separati, ma allo scopo del POC ci bastava questo. Come vedete, l'architettura è molto complessa. Senza avere Docker probabilmente si perderebbero ore e sarebbe veramente complesso riuscire a impacchettare tutto partendo sempre da un sistema operativo predefinito. Questo container si aspetta, come abbiamo visto prima nella spec, due variabili di configurazioni che sono una directory e un eseguibile. A quel punto lui poi avvierà il sistema, avvierà il game engine, verificherà che la directory e l'eseguibile esistono, e a quel punto avvierà il gioco e ci permetterà poi via web browser di poterci giocare. Ok. Io direi di fare subito una demo, intanto di creare il cluster. Quindi, come abbiamo detto prima, per avviare, per testare questo scenario sia in sviluppo ma anche in produzione, utilizzeremo K3S. In questo caso, quello che sto facendo con il make run, sto creando un cluster locale Kubernetes con K3S, su cui poi installerò tutte le dipendenze che ci servono, compreso le nostre CRD e il nostro game controller. Quindi nel frattempo che lui installa, vediamo i manifest, quindi vediamo la famosa CRD di cui ho parlato prima. Questa CRD praticamente è un file YAML in cui andiamo a dichiarare praticamente all'API di Kubernetes come è fatta questa nostra risorsa custom. Praticamente gli diciamo
entriamo nelle spec e diciamo che le nostre properties, quelle che vogliamo poter gestire, che vogliamo ricevere in ingresso, di crearci un oggetto fatto di name, zip URL, dir ed exe, che è esattamente quello che abbiamo visto prima. Qui non sto creando la CRD da istanziare, sto creando proprio la definizione della CRD che ci permetterà poi di utilizzare kubectl e le sue API per istanziare nuovi giochi. Ed è abbastanza semplice. Un'altra cosa interessante che ci permette di fare, e qui bisogna essere un po' esperti di Kubernetes, utilizzando la command line possiamo dirgli quali sono le colonne da stampare quando con kubectl andiamo a fare una get dei giochi, ad esempio. Quindi gli diciamo che vogliamo il nome del gioco, l'URL, lo stato, l'età, quando è stato creato l'oggetto. Fine. Una volta applicata questo manifest di CRD, questa definizione al cluster Kubernetes, anche senza il nostro game controller è possibile richiedere giochi, vedere quelli istanziati, ma chiaramente Kubernetes non sa farsene nulla solo di quella CRD, ed è per questo che noi abbiamo implementato il nostro node controller, perché saremo noi che riceveremo in pasto l'istanza del gioco, e a quel punto andremo a utilizzare le API di Kubernetes per poterlo istanziare, facendo tutte le cose che abbiamo detto prima. Quindi nel caso vada ad installare un gioco che è più di 1 megabyte, lo splitto, vado a registrarmi un po' di eventi per il debugging e infine vado a deployarlo. Quindi proviamo a deployare un gioco. Andiamo qui su Games, la Additron Games ci ha dato dei giochi da provare. Io oggi voglio provare 2 pietre miliari del PC gaming, del gaming in generale degli anni 80-90, che sono Monkey Island 1 e Another World. Direi di partire con il primo, Monkey Island 1, quindi vediamo un po' come funziona. Intanto qui vedete in alto il nostro, abbiamo creato il cluster, abbiamo deployato le nostre risorse su quel cluster, abbiamo deployato il node controller, e questo qui è il log del nostro node controller che sta girando al momento nel nostro cluster locale. Il cluster locale lo possiamo vedere così, è un cluster di un nodo. A questo punto proviamo a vedere se ci sono dei giochi al Kubernetes, e ci dice no, non c'è nessun gioco su questo namespace. Vediamo se ce ne sono altri in altri namespace, ma non ce ne sono. Quindi quello che facciamo, andiamo ad applicare il nostro, ok, applichiamo il nostro apply-f Monkey Island 1. Perfetto, quindi l'abbiamo applicato. A questo punto vediamo che intanto il node controller ha iniziato a fare delle cose, quindi dice vado a leggermi cloud floppy disks di Monkey Island 1 in progress, l'ho fatto, grande, quindi ho scaricato il gioco, l'ho salvato, anche questo è andato a buon fine, quindi mi dice il gioco è pronto. Quindi vediamo un po' da command line cosa succede. Quindi a questo punto io posso utilizzare la stessa command line con cui opero sugli oggetti di Kubernetes per andare a vedere la mia risorsa custom. Quindi lo sto utilizzando come un API totalmente, anche un database che mi permette di fare lo store dei miei oggetti. A questo punto no, un'informazione fondamentale qui, che è lo status ready. Ogni oggetto Kubernetes permette di salvare degli eventi nel suo oggetto, nel namespace, che è comunque un oggetto. Quindi andiamo a vedere che tipo di eventi sono stati creati da questa risorsa. Quindi vediamo che c'è un bug nel Node.js controller che ho aperto, non c'è l'age degli eventi, però praticamente dal più vecchio all'ultimo quello che ha fatto ci dice questa risorsa che ha iniziato a scaricare il gioco Monkey Island 1, ci dice l'URL, ci dice che ha scaricato e splittato in 4 config maps il file, e poi infine ha deployato deployment and services, sono le 2 API di Kubernetes, sono state correttamente create. Quindi un'informazione di debug interessante. Nel caso noi avessimo una dashboard, eccetera, possiamo esportare questi eventi e farne poi quello che vogliamo. Anche in caso di errore chiaramente avremo degli eventi di errore, infatti qui vediamo type normal.
A questo punto andiamo a vedere le risorse che sono state create. No, get all. Ok, vediamo tutte le risorse che sono state create da questa CRD, quindi chiediamo a Kubernetes di darci tutte le risorse più le config map di tutti gli oggetti che hanno questa label qui. In realtà la label dovrebbe essere Monkey Island 1, perché avete vediato quel gioco, e qui vediamo che Kubernetes ci dà tutti gli oggetti relativi alla nostra CRD. Gli oggetti di Kubernetes molto banalmente possono avere delle label, quindi abbiamo taggato tutto quello che è stato creato di Kubernetes Native con quella label su cui abbiamo chiesto a Kubernetes di darci questa lista. Vedete, la cosa interessante è che il gioco è stato splittato in 4 config map. Quello che succede sotto, poi lo vediamo, è praticamente prendere il file zip, dividere il file zip in modo binario in cose sotto il megabyte, salvare queste cose sotto il megabyte in config map di tipo binario e poi ricomporle quando il gioco quando avviamo il gioco, chiaramente, perché a quel punto il game engine avrà bisogno di uno zip completo da estrarre e da eseguire. Quindi a questo punto vediamo il deployment. Il deployment è pronto, Monkey Island 1, io direi di vederlo. Quindi adesso andiamo a vedere questo gioco, quindi accediamo al networking di Kubernetes. Quindi diciamo facciamo un proxy del gioco Monkey Island 1, vogliamo accederci via browser, perfetto. Quindi a questo punto vediamo che è partita una sessione di DOSBox. Ok, e qui quello che possiamo fare a questo punto, chiaramente siamo in fase di POC, in un'installazione di produzione questo pezzo sarà automatizzato, ma qui andiamo ad avviare il gioco, ci dice per avviare questo gioco just type monkey.exe and press enter.
Abbiamo quindi adesso testato che la piattaforma funziona correttamente, possiamo accederci via browser, l'audio funziona correttamente. Una nota interessante da tenere in considerazione è che il gioco che abbiamo visto praticamente occupa meno di 4 megabyte. Questo gioco conteneva le sprite, le grafiche, i testi, ed era un gioco tra l'altro di una lunghezza importante. Piena di possibili branch nello sviluppo del gioco. Oggi con 4 megabyte probabilmente non riusciamo neanche più a fare una foto dal telefono di più bassa fascia, sicuramente occupa molto di più. Bene, dunque, vediamo un po' come funziona la parte un po' più tecnica del nostro controller e chiuderemo poi con un altro gioco. Quindi, come abbiamo detto, l'abbiamo sviluppato in JavaScript. Abbiamo scelto JavaScript perché, uno, perché lo conosciamo, due, perché il client è uno dei client supportati ufficialmente dal progetto Kubernetes. Tra i vari linguaggi c'è anche JavaScript, chiaramente. Diciamo che soffre rispetto agli altri un'integrazione minore degli helper di minore qualità, perché gran parte è generato dalle definizioni delle API di Kubernetes da OpenAPI. OpenAPI permette, una volta definita un'API anche in richiesta e risposta, di poter generare dei client. La maggior parte del client che vediamo su questa libreria è praticamente una parte autogenerata, su cui poi ci sono delle librerie interessanti, che è una di quelle fondanti di questo controller, che è l'Informer. Quindi andiamo a vedere che cos'è il CRD Informer. Quindi all'avvio di questo daemon che gira nel nostro cluster, quello che facciamo è intanto creiamo una connessione con il cluster e con l'API e poi andiamo a creare il CRD Informer. Vediamo un po' che forma ha questo CRD Informer. Praticamente utilizziamo questo Make Informer che non fa nient'altro che connettersi in una connessione long live verso l'API di Kubernetes su questo endpoint, ascoltando questo tipo di oggetti, che sono esattamente gli oggetti che abbiamo definito nella nostra CRD. Quindi questo significa che qualsiasi tipo di evento, update, create, delete su questa tipologia di oggetto, su questa API, arriverà sulla nostra applicazione. Infatti, quando viene aggiunto un nuovo gioco, a questo punto interveniamo noi come controller. Ed è esattamente più o meno lo stesso meccanismo delle API interne di Kubernetes. I controller fanno questo, ricevono la definizione del service e a quel punto il controller riceverà l'oggetto e farà delle cose, così deployment e così il nostro gioco. Chiaramente dobbiamo fare noi questa implementazione perché per Kubernetes il games altrimenti è semplicemente un oggetto JSON storato nel database. Quindi quello che facciamo, una volta recepito il gioco, lo andiamo a salvare. Il salvataggio praticamente
non è nient'altro che scaricare e creare le config map, quindi lo scarichiamo da internet, lo andiamo a splittare utilizzando i comandi appositi, poi creiamo le 4 config map con dentro le parti binarie proprio del file zip che abbiamo diviso in parti. Dopodiché andiamo a fare il deploy del gioco. Il deploy del gioco è fondamentalmente la creazione della specifica del deployment, del servizio ci permette poi di accedere via browser, e fine. A questo punto noi abbiamo un servizio totalmente stateless perché ci affidiamo a Kubernetes per salvare le definizioni dei giochi, poi facciamo le nostre operazioni di business logic e andiamo a riutilizzare poi ancora le primitive di Kubernetes per poterlo salvare in modo persistente, abusando probabilmente delle sue config map per salvare il gioco, dopodiché andiamo a ricomporre i pezzi e creare il deployment. La ricomposizione dei pezzi dei deployment la possiamo vedere magari in questo deployment, quindi vediamo questo deploy. Facciamo così, YAML, vediamo come è fatto un deployment. Quindi praticamente quello che succede è che sono dei volumi, sono delle config map e vediamo che qui carichiamo gli split 0, 1, 2, 3. Dopodiché esiste un init container che abbiamo chiamato hydrate game, che non è nient'altro che un comando bash che si occupa di rimettere insieme, di ordinare gli split, creare poi un file che si chiama game.zip. Super semplice. Non c'è nessun tool esterno, è semplicemente Linux con il comando split che è presente probabilmente in tutte le shell Linux, che non fa nient'altro che prendere un file binario e splittarlo secondo determinati parametri. Il nostro parametro è splittarlo sotto il megabyte. Bene, quindi direi di provare ad avviare un'altra pietra miliare che è Another World, è l'opera di uno sviluppatore francese, un gioco dell'89 che credo occupi circa 1.2 megabyte, ma è stato un gioco che poi ha praticamente ispirato tutti i giochi anche moderni per il suo modo di elaborare la grafica. Era il primo gioco che utilizzava grafica poligonale e soprattutto lui lo sviluppò utilizzando un'Amiga. L'Amiga aveva un device che permetteva praticamente di utilizzare dei movimenti in camera per creare animazioni, tant'è che nella sua testa lui era un creativo ma anche un programmatore, ma quando sviluppò questo gioco non programmava da qualche anno, tant'è che iniziò a svilupparlo in C, ma non riusciva a raggiungere gli effetti che aveva nella sua testa, perché per lui questo gioco doveva essere assolutamente fantastico graficamente, ricordare gli effetti del cinema ed essere chiaramente compatibili con le macchine dell'epoca, parliamo dell'87, tant'è che questo gioco occupa 1.2 megabyte. Quindi alla fine decise di utilizzare il linguaggio più a basso livello che c'è, lo sviluppò in assembly, che è il linguaggio più vicino al linguaggio macchina praticamente. In assembly sviluppò anche lui una virtual machine, come poi successe per Monkey Island, per definire diciamo, le caratteristiche grafiche e di fisica del gioco, e fu una decisione vincente perché sia su PC che su Amiga, e poi vennero fatti vari porting e il gioco era veramente fantastico. E in questo 1.2 megabyte c'è tutta questa parte grafica e cinematografica, e in più collaborò con un sound engineer per sviluppare anche lì dei suoni fantastici. Quindi direi di vederlo in azione, proviamo ad applicarlo. Ecco qua. Quindi vediamo un po' cosa ci dice il controller. Ci dice che ha letto i floppy disk di Another World, lo ha scaricato, l'ha salvato. Vediamo un po' che giochi abbiamo adesso avviati. Abbiamo 2 giochi, abbiamo quindi Another World da 11 secondi, abbiamo Monkey Island. Quindi vediamo un po' le config maps giusto per vedere quanto pesa Another World. Infatti è un gioco che peserà 1.2 megabyte, per quello sono 2 config map. Ok, direi di provarlo. Quindi rifacciamo il proxy verso il gioco, che non è nient'altro che aprire le porte verso quel service. Chiaramente in produzione useremo l'ingress.
Ok, ci risiamo con la nostra DOSBox e ci dice che per avviare il gioco dobbiamo fare another.exe. Questo qui è una protezione che il gioco aveva, ma in realtà possiamo bypassare semplicemente dandogli ok. Inizia il gioco. Praticamente questo scienziato adesso si ritrova in un altro mondo fatto di mostri che vogliono mangiarlo. Io direi che con questa opera d'arte fantastica possiamo chiudere. Trovate i link al codice sorgente, alle slide sotto il video e vi ringrazio.